Ciao a tutti e benvenuti. Allora, intelligenza artificiale, machine learning, deep learning, insomma, si sente un sacco di confusione attorno a questi termini, vero? Beh, oggi siamo qui proprio per fare un po' di chiarezza. Andremo a svelare i segreti di una delle tecnologie, a mio parere, più affascinanti di sempre, il deep learning. Vedremo insieme come le macchine stanno imparando a pensare in modi che onestamente fino a poco fa sembravano pura fantascienza. Ok, ecco il nostro percorso di oggi. Prima di tutto mettiamo un po' d'ordine tra i concetti base, poi andremo a sbirciare dentro il cervello di una macchina per vedere come funziona davvero. Dopodiché capiremo quando ha senso usare il deep learning e per finire scopriremo dove si nasconde. Già, perché è già dappertutto nella nostra vita quotidiana. Perfetto, allora partiamo subito dal primo punto. Per afferrare bene cos'è il deep learning, la prima cosa da fare è capire qual è il suo posto nel grandissimo universo dell'intelligenza artificiale. Ok, proviamo a immaginarlo così. Pensiamo a delle matriosche o a un bersaglio con 3 cerchi uno dentro l'altro. Il cerchio più grande, quello più esterno, è l'intelligenza artificiale, l'AI. È il campo generale, l'idea di creare macchine che simulino le capacità umane. Dentro questo cerchio ne abbiamo un altro, il machine learning. Qui le macchine non vengono programmate per ogni singola cosa, ma imparano da sole, analizzando i dati. E poi, al centro di tutto, nel cuore del bersaglio, c'è lui, il deep learning. È una branca super specializzata del machine learning, che usa delle strutture molto complesse, le famose reti neurali, per risolvere problemi davvero tosti. Quindi, per farla semplice, tutto il deep learning è machine learning, ma non tutto il machine learning è deep learning. Chiaro, no? E adesso arriviamo al punto cruciale, la parte che forse incuriosisce di più. Ma come fanno queste macchine a pensare? Cosa hanno dentro? Beh, per capirlo dobbiamo fare un passo indietro e vedere da dove è nata l'ispirazione per tutto questo. E la risposta è sorprendente, quasi folle se ci pensiamo, perché l'ispirazione non arriva dal mondo dei computer. No, arriva dalla biologia. Esatto, proprio dal nostro cervello. L'idea di base è stata: e se provassimo a imitare la struttura del cervello umano, con quella sua rete pazzesca di miliardi e miliardi di neuroni tutti collegati tra loro? Ed ecco come ci hanno provato. Con le reti neurali artificiali, in parole povere, sono dei modelli matematici che cercano di scimmiottare il modo in cui funzionano i nostri neuroni. Funziona così. Come i nostri neuroni ricevono un segnale, si accendono e lo passano a quello dopo, anche questi nodi artificiali ricevono dati, li masticano un po', li elaborano e poi li passano allo strato successivo della rete. Il loro scopo? Trovare degli schemi, dei pattern nascosti nei dati. Immaginiamo questo flusso di dati come un percorso a tappe. Si parte dal primo strato, l'input, è la porta d'ingresso, dove entrano i dati grezzi. Che so, i singoli pixel di una foto. Poi questi dati passano attraverso gli strati nascosti. Questo è il cuore pulsante, il vero motore della rete. È qui che avviene la magia. La rete elabora i dati, estrae le caratteristiche più importanti, i dettagli che contano. E alla fine del viaggio c'è lo strato di output, che ci dà la risposta finale. Una previsione, una classificazione, insomma, la decisione della macchina. E qui finalmente capiamo perché si chiama deep learning, apprendimento profondo. Non è nulla di filosofico, Deep si riferisce semplicemente al fatto che ci sono tanti strati nascosti, moltissimi. Una rete neurale semplice ne ha magari uno, forse due. Una rete profonda, invece, ne può avere decine, centinaia, a volte migliaia. E la cosa geniale è che ogni strato impara a riconoscere cose sempre più complesse. Il primo strato magari vede solo i bordi e le linee in una foto, quello dopo riconosce delle forme, quello dopo ancora un occhio o un naso, fino che l'ultimo strato dice «Ok, questo è un volto». Certo, avere tra le mani uno strumento così potente è incredibile, ma come per ogni strumento non è detto che sia sempre la scelta giusta, anzi. Vediamo allora di capire quando ha davvero senso usare il deep learning e quando invece è meglio lasciar perdere. Mettiamoli a confronto, faccia a faccia. Da una parte abbiamo il machine learning tradizionale. Lui è un campione con i dati belli ordinati, i dati strutturati, tipo un foglio Excel. Il suo limite? Ha bisogno che un essere umano, un esperto, gli dica quali sono le features importanti da guardare.
Dall'altra parte, il deep learning. Lui è una rockstar con i dati non strutturati, il caos, immagini, audio, testi. E la sua forza è che le features importanti le scopre da solo, in automatico. Ma c'è un prezzo da pagare, ovviamente. E che prezzo? Ha una fame spaventosa di dati. Gliene servono quantità enormi per poter imparare bene. E questa frase, volare in aereo da Manhattan a Brooklyn, rende l'idea alla perfezione. È assurdo, no? Ecco, usare il deep learning per un problema semplice è la stessa cosa. Se il problema è relativamente facile e abbiamo pochi dati, il machine learning classico non solo basta e avanza, ma è anche più veloce e molto meno costoso. Sarebbe come usare un cannone per uccidere una mosca, un puro spreco di energie e risorse. E non è finita qui. C'è un altro aspetto fondamentale, un compromesso bello grosso. Accuratezza contro interpretabilità. I modelli di deep learning sono potentissimi, raggiungono livelli di accuratezza pazzeschi. Il problema? Spesso sono delle black box, delle scatole nere. Cioè, noi vediamo cosa mettiamo dentro e vediamo cosa esce fuori, ma quello che succede nel mezzo è un mistero. Capire perché ha preso una certa decisione è difficilissimo e si capisce bene che questo è un problema enorme. Se un'intelligenza artificiale nega un mutuo o suggerisce una diagnosi medica, noi dobbiamo poter capire il perché. Ecco perché rendere queste scatole nere più trasparenti è una delle sfide più grandi per chi lavora in questo campo. E infine parliamo di muscoli, di potenza di calcolo. Addestrare un modello di deep learning è un'operazione che consuma una quantità di risorse impressionante. Mentre un modello di machine learning classico se la cava spesso con un computer normale, con una CPU standard, il deep learning ha bisogno di hardware specializzato. Parliamo di GPU potentissime, le stesse delle schede video per i videogiochi, ma pompate al massimo, o addirittura di intere gruppi di computer, i cosiddetti cluster, che lavorano insieme solo per quello. Altrimenti i tempi di attesa sarebbero infiniti. Ok, basta teoria, passiamo alla pratica. Perché la cosa più affascinante è che questa tecnologia non è qualcosa di futuristico, è già qui. Vediamo insieme qualche esempio concreto, cose che forse usiamo tutti i giorni senza nemmeno renderci conto di cosa c'è dietro. Partiamo con un esempio che sembra uscita da un film di fantascienza. Le auto a guida autonoma. Il loro cervello è un sistema di deep learning che deve, in tempo reale, dare un senso a tutto quello che vede. Immaginate, deve analizzare un fiume di dati che arrivano da telecamere e sensori per capire quello è un pedone, quello è un semaforo, e deve prendere decisioni critiche, vitali, in una frazione di secondo. Passiamo alla medicina, un campo dove il deep learning sta diventando un alleato preziosissimo per i dottori. Immaginate dei modelli addestrati su milioni di immagini mediche come TAC o risonanze magnetiche. Questi sistemi imparano a individuare anomalie, magari un tumore in fase iniziale, con una precisione che a volte riesce a essere pari, se non addirittura superiore a quella del miglior specialista. È come dare un superpotere ai medici. Qui andiamo su un esempio che sono sicuro chiunque usa quasi ogni giorno. Quando diciamo «Ehi Siri» o «Ok Google», cosa succede? Dietro quella voce c'è un complesso sistema di deep learning che sta facendo una cosa incredibile: capire il linguaggio umano. Interpreta quello che diciamo, ne afferra il senso e ci dà una risposta che abbia una sua logica. È pazzesco se ci si ferma a pensare. E ultimo esempio, ma non meno importante, il riconoscimento facciale. Quante volte sblocchiamo il telefono semplicemente guardandolo? O quando carichiamo una foto su un social e questo ci suggerisce subito i nomi degli amici da taggare? Ecco, anche lì, dietro le quinte, ci sono reti neurali profonde che sono state addestrate a riconoscere i tratti unici del nostro volto. Allora, tirando le somme, qual è il messaggio finale? Forse il vero potenziale del deep learning non sta nel creare macchine che ci rimpiazzino, ma nel darci degli strumenti potentissimi che aumentino le nostre capacità. La vera sfida non è tanto costruire macchine più intelligenti di noi, ma imparare a collaborare con loro in modo intelligente, creare una vera partnership in cui la tecnologia ci aiuta a vedere le cose meglio e, speriamo, a prendere decisioni più sagge. L'essere umano, insomma, deve rimanere sempre al centro. E con questa riflessione il nostro piccolo viaggio nel mondo del deep learning si conclude. Grazie mille per l'attenzione. Spero davvero che questa chiacchierata sia servita a fare un po' più di luce su una tecnologia che ci piaccia o no, sta già definendo il mondo in cui vivremo domani.